nere laccate, quindi il mio caro amico Giulio non ci si appoggia con le mani, non ci si facciamo appoggia così, mi appoggio qua. Appoggiamoci qua. Va allora, queste casse fanno parte del gruppo PML. Bravo, il gruppo PML. Tu intanto vai avanti, io. Paradigm, Martin Logan e Anthem. Tanti diffusori diversi. Queste casse hanno la particolarità di avere il tweeter folded. Che cos'è il tweeter folded? È un tweeter diverso da quello. Lo volete sapere? Ecco. Lo volete sapere che cos'è un tweeter folded? Io spero di sì, perché se no che ci stiamo a fare. Esatto. Però, sì. Lo saprete soltanto tra poco, perché questo è il teaser. È il teaser. E nel teaser non si dice niente. Nei teaser si puliscono i diffusori. Esatto. A tra poco, ciao. www.audio2g.it o .com, subscribe, campanella, tra poco. Bene, ciao, questo ero io, ciao. Se sentite un rumore di aerei che passano, dov'è il telecomando? Eccolo. Sì. O è iniziata la terza guerra mondiale oppure non so che è successo. Non so cosa è successo. C'è un via vai di aerei da caccia sopra la nostra testa che probabilmente si sentiranno nell'audio. Ma pensavo, per tanti anni i diffusori piano black sono andati di moda e sembravano una cosa irrinunciabile. Sì. Sono belli. Sì. Perché questi qui in particolar modo è anche molto ben fatta la laccatura. Ma che palle! No, Giulio, non dire così. Nel senso, le ditate, cioè io per come sono fatto poi passo la vita con la pezzetta. Però permettimi una cosa, non solo ci sono le ditate, ma si rigano. Che è una meraviglia. Anche solo se le guardi e si rigano. Quindi, quando ho avuto il piacere di avere un contatto ravvicinato con le NS5000 della Yamaha, che sono nero piano, come il piano le abbiamo tirate fuori dalla scatola, dopo mezz'ora c'era già qualche micro riga che si vedeva con la lampada, ecco, quindi guanti bianchi, ma poi siccome sono diffusori che stanno a casa, anche queste si rigano anche solo se le strusci un po' più, ecco, quindi io preferirei la finitura legno, esatto. Allora, queste sono disponibili anche finitura legno e finitura bianca, ma non si sentirà. Ma cosa sono questi diffusori? Sono dei diffusori bookshelf che fanno parte della serie Motion della Martin Logan, che ha in tutto 4 serie di diffusori, che sono la Foundation, che è la più economica, con un tweeter folded molto piccolo, poi c'è la Motion con 2 tweeter folded di grandezza diversa, una si chiama Motion e l'altra si chiama Motion XT, proprio che sta a significare che il tweeter è più grande ed è questo, e poi c'è la serie Electromotion. Abbiamo fatto la prova di una Electromotion, la più piccola, quella con il pannellone, esatto, da 2.500 euro, con un incredibile rapporto qualità-prezzo, e che poi tra l'altro credo un follower o un paio di follower a seguito della nostra recensione se la sono comprata. Pensa che pazzi. Però sono stati tanto contenti e questa cosa ovviamente a noi ha fatto molto piacere e li ringraziamo. Martin Logan, diciamo. Aspetta, non ho finito. Come sei frettoloso? E poi no, perché c'è la serie Masterpiece, il cui top di gamma è quell'enorme diffusore che è più alto sia di me che di te messi insieme e che rappresenta il flagship assoluto di te e di me ci vuole poco, messi insieme comincia uno sopra l'altro, comincia a diventare della tecnologia più consona a loro, che è quella del pannello elettrostatico. Sì, perché diciamo che Martin Logan è un'azienda americana. Martin e Logan, insomma, sono parti dei nomi dei 2 fondatori che nella metà degli anni 70 fondarono questa azienda nella convinzione di riuscire a fare il miglior diffusore elettrostatico che si potesse.
E loro era interessante l'approccio perché già all'epoca c'erano dei diffusori elettrostatici, evidentemente, però il diffusore elettrostatico planare ha un problema di dispersione non trascurabile, cioè lavora su un angolo di dispersione piuttosto stretto. Loro erano stati così bravi da inventarsi un pannello elettrostatico ma curvo, quindi con una dispersione molto più ampia. Poi negli anni hanno abbinato a questo pannello una unità classica, dinamica, diciamo, Esatto. per la sezione bassa e sempre negli anni sono riusciti ad accordare nel miglior modo possibile il pannello, che è velocissimo perché è leggerissimo, con il woofer che invece è un po' più lento, ma insomma sono riusciti, ricerca, a mettere su questi diffusori fantastici. E la declinazione di prezzo proprio di quei diffusori parte dai 2.500 euro con un pannello relativamente piccolo che è della Electromotion ESL che abbiamo provato noi, fino ad arrivare alla Masterpiece, che è quella che ha i pannelli più grandi sulla faccia della Terra. Ma torniamo a questa serie. Per dire che sono dotate di un tweeter che è decisamente poco convenzionale. Lo vedete da questa inquadratura, ma lo vedete anche nell'overlay, che è di forma rettangolare, segnatamente 6 per Allora ti dico, no, allora questo qui è 26, è 32 per 61, 3,2 per 6,1. Sì, esattamente. Ed è fondamentalmente, immaginatevi una sorta di foglio di carta ripiegato a fisarmonica, come una sorta di fisarmonica fondamentalmente. La superficie è molto ampia perché al di là del discorso della piegatura, se voi immaginate poi questo oggetto stirato nelle due direzioni, e comincia a essere ma infatti queste, molto grande, esatto, riempiono una superficie di 80 cm quadrati, questi tweeter. Pensate un po'. Tra l'altro estremamente più veloci di quanto non sia una cupola, e sono un po' a metà tra la cupola standard e il pannello elettrostatico. Esattamente. Quindi in qualche modo la cosa che a me piace è che questa soluzione tecnica non è quella del pannello, ma lo sforzo è stato quello di avvicinarsi a un tipo di risposta simile a quella del pannello delle altre grandi. La cosa molto interessante di queste casse è l'efficienza, che è di ben 93 dB, quindi è molto molto alta, per cui si adattano anche a amplificatori non particolarmente muscolosi. Sì, dimmi. Sì, e sono dei bass reflex posteriori. Infatti adesso sto mettendo la mano dentro. Non fare danni. No. Ecco, con un'impedenza di 4 ohm. Sì. Dicevo, sto mettendo la mano perché lo state vedendo in overlay, il tubo di accordo è veramente grande. Sì, ci ho nascosto dentro un gioiello. Ok. Il midwoofer, scusate, il nome è Kevlar da 16,5 cm, senza il parapolvere, senza la classica cupola a parapolvere. Quindi il materiale è un composito, il Nomex, rinforzato con il Kevlar. Ma poi lo vedremo nello sventramento, sono già pronto, perché io queste le so smontare come se niente fosse. Vedrai che sono semplicissime. Anche perché all'apparenza, cioè, non si vede niente, non c'è una vite, non c'è nulla. Ma perché? Sì. Si toglie l'intero pannello frontale, l'intero buffer, si toglie tutto il buffer. Per la tua gioia, sì, e lo state vedendo sempre in overlay, sì, da questa parte, Giulio è frizzante oggi. Sì. Le connessioni posteriori sono compatibili con il wiring, e sono tra l'altro dei connettori belli, grandi e grossi, sì, con una foggia particolare perché sono trasparenti. Sì, sono quelli di tutti i diffusori della Martin Logan, quindi li trovi. Allora, l'ultima cosa prima di andare allo sventramento, a parte il prezzo che è 2.200 euro la coppia, sì, sono i modelli della linea, perché sono 3 modelli da pavimento e 2 modelli da bookshelf. I modelli da bookshelf sono uno, quello normale con il tweeter folded più piccolo, e l'altro invece, che è questo, il XT-B100 con il tweeter folded motion, l'abbiamo detto, più grande, e questa forma di sorta di caricamento a tromba, sì, che più che altro serve per aumentare la dispersione. Che è questo costituito fondamentalmente dal pannello frontale, che ha anche questa tromba, esatto, che poi è una tromba non circolare, ma evidentemente, siccome il tweeter
è rettangolare e Esatto. anch'essa rettangolare. Benissimo, allora, sei pronto? Tanto è facile per me, questo è facile. Io guarderò con attenzione. Esatto, a tra poco, ciao. Ciao. Non c'è la griglia, non c'è la griglia. Che cos'è questo? Il pannello frontale, Esatto, che è un pannello frontale molto articolato, che si appoggia qui. con questo teatrale stock, Esatto, e poi ovviamente si stacca. tanto che se quanto. adesso non si stacca più, eccolo qui. Ok. E quindi qui, Lo puoi girare un secondo, quindi c'è anche una guarnizione. questa sembra, è la sì. guarnizione del woofer, sì. La guarnizione del woofer, infatti. Che è sia guarnizione che l'elemento estetico che è questo qui, perché nella colorazione legno questo è dorato, invece Ok. nella colorazione nero è nero. Va bene. Questo è il caricamento a tromba del Del tweeter. Questo è in MDF Sì, e quindi è fresato, giusto? Sì. In modo da... avere questo tipo di forma. Esatto, e il logo Martin Logan. Perfetto. Ok? Abbiamo smontato il tweeter. Sì. Si vede? Sì, sì, non me lo spostare, giramelo di lato. Ok. Te lo giro anche di dietro. Eccolo qua. Ok, quindi è un elemento totalmente chiuso e quindi Sì. non riusciamo a vedere come è fatto. Null'altro. Nulla. Anche perché immagino che sia un oggetto particolarmente delicato. Sì, l'unica cosa che possiamo vedere qui sono, vedi, la membrana con le pieghettature. E le vedo e le sto anche mettendo a fuoco. Ok. Ok? Ho Twitter che lavora all'interno della cassa in un suo volume che è questo che stiamo vedendo adesso. Esatto. Con i cavi che escono, vedete che è sigillato. Sigillato. E quindi questa è proprio una sorta di vaschetta, insomma. Esattamente, esatto. Invece andiamo dietro, dove possiamo apprezzare intanto lo spessore del mobile, per quanto nero su nero, ma insomma comunque si vede abbastanza bene. È 3 centimetri. 3 centimetri, quindi insomma assolutamente non poco. Poi c'è tutta la struttura di rinforzo interna. Esatto, le staffe di rinforzo. In fondo c'è il filtro. Poi qua io vedo il tubo di accordo. Esatto, sì. Lungo, piuttosto lungo. In profondità giù di sotto il filtro. Esatto. Quel condensatore giallo che è un MKT è quello che sta sul tweeter, che è un condensatore di buona qualità, con la bobina in aria sempre che sta sul tweeter. Altre due bobine che vediamo che sono invece col nucleo inferrite sono collegate col woofer. Perfetto. E ok, questo è fatto. Adesso Giulio ci possiamo concentrare sul midwoofer. Sul midwoofer che Eccolo qua, Nomex e Kevlar, e infatti si vede chiaramente la tramatura del Kevlar qui. ok, Quindi Nomex e Kevlar, si vede perfettamente la tramatura del Kevlar. Infatti possiamo vedere, questa è la parte in Nomex, eccola qui, e questa è tutta la parte in Kevlar. E poi lo posso girare così vediamo la ventilazione e la bobina mobile. Eccola qui, fuori di ventilazione, bobina mobile molto molto grande e estesa in modo da coprire completamente l'X-Max, quindi l'escursione del woofer, con un bello spider dietro, queste razze in alluminio, giusto? Sono tante e formate in modo da non fare riflessioni vicine col cono. quindi da questo punto di vista diciamo della fusione del cestello è veramente molto bella. Sì. E poi un generoso complesso magnetico. Il contenitore non ha una forma esattamente regolare perché la parte di sopra è leggermente inclinata, vedi? Sì, sì, non è un parallelepipedo, insomma. Sì. Guardate quanto è grande il tubo di accordo. È enorme. Questa forma permette facilmente con le dita di serrare. Certo, Certo. Quindi è molto intelligente da questo punto di vista, piuttosto che la solita tonda. Sì. Va bene? Andiamo all'ascolto, va, queste sono delle casse rock. Assolutamente. Sì. Va Ciao. bene, e tra poco, ciao.
Abbiamo scoperto o riscoperto l'anima pop di Giulio. No, anche perché sono andato di là a smontare un'altra cosa, ovviamente. Ho lasciato Giulio che all'ascolto di queste casse e da lontano sentivo dei brani non consoni al tuo solito stile. Ma perché? Questo perché amate le etichette. No, per carità, solo che normalmente quando No, facciamo normalmente non ecco. ascolto Linkin Park, non ascolto Green Day. Esatto. Però invece non è che il fatto che non li ascolti abitualmente significa che io non li apprezzo. Qua mi sono fatto una girata con Linkin Park e Green Day perché? Perché? Perché questi diffusori te lo chiamano. Te lo chiamano. Dicono Giulio! Giulio, metti Green Day, metti Linkin Park. E come mai Giulio te lo chiamano? Ma allora, io mi sono fatto questa idea che avevo già maturato precedentemente, ma che con questi diffusori si è ulteriormente confermata, cioè che il bookshelf 2 vie con il midwoofer da 16,5 dà quel corpo, dà quella botta in gamma bassa che evidentemente con il basso e batteria dei Green Day, per capirci, ha funzionato molto bene. Il tweeter, questo folded con le chitarre elettriche, ci va a braccetto e quindi eccolo qui che è un diffusore che ha funzionato perfettamente con quel tipo di genere musicale. Questo significa che il diffusore non è adatto ad altri generi musicali? No, perché ad esempio noi adesso stiamo sentendo un pregevolissimo disco di Franco D'Andrea, jazzista italiano, con un bel piano, ma sempre con un trio, quindi con contrabbasso e batteria. E anche qui funziona bene. C'è però il fatto che quel surplus di energia che ti dà il 16,5 in gamma bassa, secondo me si sposa molto bene con determinati generi. Ripeto, non è che con altri si sposi male, ma insomma lì sembra proprio il suo terreno di gioco. C'è da dire che la gamma bassa di questi diffusori è generosa, che Accidenti. non vuol dire non controllata, che non vuol dire non sufficientemente frenata, quasi sembra una gamma bassa di un diffusore da pavimento di piccole dimensioni. Però io dico sempre, quando non si hanno a disposizione degli ambienti di ascolto particolarmente grandi, è inutile impazzire con dei diffusori da pavimento che sono complicati da mettere a punto, perché probabilmente il punto in cui vi è possibile metterli non sarà il punto migliore per la gamma bassa. Il punto in cui, anche se non vi è possibile, leggi, litigate con i vostri familiari, ma lo fate e avete la migliore immagine, anche lì probabilmente non sarà il punto più adatto per la gamma bassa. Se sacrificate un po' di gamma bassa, queste sono dichiarate da 45 a più o meno 3 dB, 45 Hz, Meno 3. Meno 3 dB, scusate, insomma, l'installazione, il posizionamento diventa estremamente più semplice e di energia in gamma bassa queste ne hanno, ad esempio. Anche perché male che vada ci si aggiunge un subwoofer. Male che vada ci si aggiunge un subwoofer, assolutamente sì, questo può essere una strada praticabile. Altre cose da dire di questi diffusori, secondo me, è che la dispersione del tweeter a pieghettine funziona veramente molto bene, cioè lo stage è molto ampio. Sì. Quindi da questo punto di vista francamente non fa una piega. Che era un po' il limite poi dei primi esemplari fatti con questo tipo di tecnologia, che però ricordiamo essere molto più veloce alla risposta di quanto non sia quella a cupola.
Se devo andare a cercare, Il pelo nell'uovo, come fai sempre, vai. ad esempio, rispetto alle Paradigm, Sì, le Founder 40B che fanno parte della stessa famiglia, Della perché stessa- sono dello stesso gruppo industriale PML. ecco, quelle lì io le ricordo con una articolazione timbrica su uno stesso disco che ho sentito poco fa con queste qui, cioè il concerto di Sibelius in re minore con Janine Jansen al violino, un violino un po' più pieno, un po' più rotondo, un po' più scolpito e con una maggiore espressività proprio armonica di struttura. Su queste l'ho sentito un po' di meno, così come anche nel disco quello di Danilo Rea Luce. Solo. dove suona evidentemente da solo con il pianoforte. Il pianoforte nel registro medio-basso, cioè nell'incrocio fra tweeter e midwoofer, mi è sembrato un po' meno articolato. Adesso francamente non potrei dire delle Paradigm quanto più delle Vivid, cioè è come se poi questa impostazione molto generosa in gamma bassa, quindi con questo 16,5 che tende a essere un po' protagonista, togliesse qualche pezzettino di articolazione e di espressività. Certo è che però in Boulevard of Broken Dreams dei Green Day gli altri due diffusori non arrivavano a questa botta emotiva che ti danno questi qui. Sì, sì. Quindi Poi diventa un po' una questione di coperta, perché quando si ragiona di diffusori bookshelf da circa 2.000 euro la coppia, più o meno, è chiaro che non possono essere diffusori da 10.000, perché altrimenti costerebbero 4 volte di più. Per cui un po' di compromesso ci vuole sempre. però è un compromesso in questo caso più che accettabile, voglio dire. C'era qualcuno che ci ha scritto tempo addietro: questi diffusori non sono adatti per l'heavy metal, quindi fanno schifo, ci si può sentire soltanto il pop. A parte che, diciamo, l'affermazione mi lascia un po' perplesso, ma comunque, ecco, qui non è che dici ci senti solo i Green Day o i Linkin Park, no, ci senti pure il concerto di Sibelius. Ma certo, certo. Forse il concerto di Sibelius è più emozionante con altri diffusori. I Green Day sono più emozionanti con questi qui. È una questione, come sempre poi nella riproduzione, quello che diciamo sempre, la riproduzione è una fotografia di un evento. Di un evento. Ancora una volta però vige sempre la regola d'oro: non ci chiedete è meglio questo, è meglio quello, la risposta ve la diamo già adesso, andatevi a sentire. Sì. Perché, ripeto, potrebbe essere tranquillamente che un qualsiasi ascoltatore potrebbe dire: io con questi diffusori qua ci sento meravigliosamente la musica barocca. A me non verrebbe in mente. Ma invece Tra l'altro poi è questione veramente di gusto. Poi dipende da qual è la sorgente, qual è l'amplificatore. Ricordiamo che con 93 dB di efficienza qui si può anche mettere un amplificatore a valvole da 15 watt. 15 watt. E allora Pensa quindi che bello. quella gamma media diventa una gamma media preponderante, per cui, per cui giochi su quello per avere poi un effetto finale estremamente affascinante. Quindi è un insieme di fattori talmente cangiante che non ve lo possiamo dire prima e vi dobbiamo assolutamente consigliare di ascoltarle. Mi piace questa cosa che sono 4 ohm e che sono 93 dB, perché strizzano l'occhio anche non solo a amplificatori a valvole, ma magari a prodotti non particolarmente potenti ma molto raffinati, con i quali si possono interfacciare piuttosto facilmente. Allora, io credo che abbiamo finito. Io penso che abbiamo detto tutto. Vuoi dire due sole considerazioni sul posizionamento di mercato? Posizionamento di mercato, beh, insomma, 2.200 euro sono sicuramente delle casse bookshelf di alto livello, Certo. perché non costano poco. Lo stand, noi abbiamo usato i Solid Steel, altrimenti c'è lo stand originale del gruppo PML, quindi arriviamo intorno, mi pare che costano 3,50, 2,5, 2,6, per cui io le metto nella fascia medio-alta, se non, ecco.
All'interno della fascia medio-alta non è che sono poi moltissimi i diffusori, anche se poi ho scoperto, Giulio, che le aziende di diffusori a livello mondiale sono un numero che tu neanche ci credi, più di 800. Mamma mia. Quindi poi Forse un po' troppo. un po' troppe, e indipendentemente dalla solidità del gruppo PML io comprerei comunque un prodotto con una solida reputazione e una storia per una questione di ricambi, perché i diffusori più di qualsiasi altra cosa sono soggetti, vedi la bruciatura del Twitter, a problemi, a rompersi, e quindi poi trovare un ricambio in tempi molto brevi è tutta un'altra cosa rispetto magari a comprare il diffusore particolarmente esotico del quale però si ha poca traccia, e quindi poi se non è più distribuito o l'azienda non c'è più, il diffusore diventa solo un pericolo, perché se bruci il Twitter poi lo devi buttare. Bruci pure tutto il resto perché lo metti nel fuoco. Bravo, come le mie 3/5 Rogers, Sì. che non si dispone più né del Twitter KEF né del woofer KEF, e io quindi tremo ogni volta che le uso. Certo. Perché se si Certo, brucia, se si brucia soprattutto il woofer, in quel caso che si bruciava molto molto facilmente, io le butto. è un problema. Va bene. Ok, allora www.2g.it o .com, i social, subscribe, campanella, mi raccomando seguiteci e fateci pubblicità, anche perché sul sito troverete, speriamo, anche la storia della Martin Logan, Certo. che è un'azienda grande, importante, con tante chicche interessanti proprio sull'evoluzione del mercato dell'hi-fi. Ciao! Ciao.